Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Massa Marittima alla tenuta Il Cicalino per provare una nuova bici da cross country, la nuova Lykogan Crossfire Trail che vedete qui. È una bici che vi anticipo già, non conosco, ho visto per la prima volta adesso, posso sì intuire qualche dettaglio come ad esempio la posizione particolare dell'ammortizzatore, ma non conosco i dettagli tecnici, geometrie, escursione, pesi, niente, e ho volutamente fatto così proprio per darvi subito le primissime sensazioni in sella senza sapere proprio niente, all'oscuro. Quindi è qualcosa che secondo me ogni tanto va fatto proprio per capire meglio la bici senza farsi influenzare dai dettagli tecnici forniti dall'azienda. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito sul sentiero e vediamo quali sono le prime sensazioni in sella a questa nuova Lykogan Crossfire Trail. Prime pedalate in sella alla Lykogan Crossfire Trail. Allora, innanzitutto vi parlo dell'assetto che mi sembra abbastanza racing ma non troppo estremizzato, e quindi questo offre anche un buon comfort, cioè appena si sale in sella non si sente una bici estremamente raccolta è il giusto. Per quanto riguarda la pedalabilità, innanzitutto ho visto che ha 3 posizioni della sospensione, quindi tutto chiuso, intermedia oppure aperta. Qui su Spaghetti Trail, ossia questa salita che riporta su all'imbocco dei sentieri in discesa, ho impostato la posizione intermedia che mi sembra piuttosto sostenuta, quindi molto positivo. La bici su questi tornanti si gira anche abbastanza bene, quindi prime sensazioni molto buone. Altra cosa, non conosco assolutamente il peso di questa bici, ma a primo impatto sembra molto leggera da pedalare e quindi reattiva anche nei cambi di direzione e cambi di pendenza. Siamo su salita battuta in stile gran fondo, diciamo, in piedi sui pedali con sospensioni bloccate, e devo dire che la reattività è molto buona, anche diciamo, quindi in queste fasi le prime sensazioni sono ottime. Siamo sulla discesa Benedetto qui a Massa Marittima. Mi scuso già se ci sarà qualche schizzo di fango, ma è inevitabile, piove da giorni. Sono a ruota di Tony Longo, Andrea Zigliani, Andrea Sabadin, ovvero i miei colleghi giornalisti, e Leonardo Basso di Basso, ossia di Lykogan. Sentiero Benedetto, prime sensazioni, ottima maneggevolezza della bici. Non conosco questo sentiero, quindi alla cieca su tutto, ma è sempre una bellissima esperienza guidare alla cieca. Quindi sentiero molto flow, molto divertente a mio avviso, e la bici mi sta dando la giusta confidenza nonostante proprio non la conosca e sia la prima discesa che ci sto affrontando. Lo schema sospensivo assorbe ma rimane sempre abbastanza stabile, quindi questa è un'ottima cosa, perché a volte le bici da cross country tendono un po' a sprofondare e si raggiunge subito il fine corsa. Da quel che vi dicevo, la bici è sostenuta, quindi ha grip, però rimane molto sostenuta e non affonda mai. Ciò secondo me su una bici da gara è positivo, e da quello che ho capito le tarature sono state fatte da Roberto Gallo, quindi sicuramente in tema sospensioni questa bici sarà ben studiata. Vi lascio un attimo di discesa senza parlare, giusto per farvi gustare la velocità. Ora, io non conosco l'angolo di sterzo, ma mi sembra una giusta misura per avere sia feeling, diciamo, nel superamento degli ostacoli e sia in curva, quindi nei cambi di direzione. Io penso che sia sempre intorno ai 66,5, 67. Intanto ho sbagliato. Dicevo 66,5, 67 gradi, credo. Dopo ve lo dirò. Tanto la possiamo apprezzare anche in questi cambi di ritmo e di pendenza. Il sentiero è un po' più pedalabile in questo punto e è sempre abbastanza reattiva, anzi direi molto reattiva, e ecco, non si perde nessun watt sul sentiero, quindi
prime sensazioni più che positive. La vediamo anche in questa sassaia un po' più incazzata e devo dire che minchia, sembra una bici da trail proprio pura, con più escursione di quella che abbia. E credo che sia un'escursione di 120 davanti sicuro, 110 forse dietro, non so, però comunque con così poca escursione il feeling su quei pezzi molto rotti è paragonabile a quello di una trail bike da 140-150 di qualche anno fa. Alla cieca è sempre una bella esperienza, soprattutto su sentieri così incazzati. Tanto avete visto che anche provando a fare qualche salto su questi scaloni di roccia non ha battuto ciglio. Sì, siamo un po' sporchini e prime sensazioni, come avete visto, in sella a questa Crossfire Trail di Lee Kogan molto positive. Devo dire, come vi ho anticipato prima, non conosco i dettagli, ma al primo impatto mi è sembrato subito di averla guidata sempre questa bici, quindi non è proprio scontato avere subito queste sensazioni su una bici nuova e su sentieri che non si conoscono. Ora però ci diamo una pulita e i ragazzi di Lee Kogan ci spiegheranno meglio tutti i dettagli tecnici, pesi, prezzi e specifiche di questa bici. A dopo! Eccoci qui, tornati dal giro in bici, siamo insieme a Leonardo Basso di Lee Kogan che ci spiegherà finalmente tutti i dettagli tecnici della nuova Crossfire Trail. Innanzitutto, ciao Leonardo. Ciao Daniele, ciao a tutti a MTB Cult. Benvenuti. Allora, partiamo dai dettagli tecnici di questa bici. Iniziamo dal telaio. Materiali, tecniche costruttive, dici tu. Allora, un secondo parliamo del progetto del telaio. Il telaio è nato per un uso, diciamo, molto versatile di quello che è la mountain bike, quindi per un uso ai più alti livelli del mondo cross country e marathon, però anche per chi cerca una bicicletta con cui divertirsi. Certo, bici versatile basato ovviamente sulle più alte performance possibili. Siamo sicuri che a chi piace pedalare gli piace avere una bici molto performante e quindi godersi le giornate sui trail in questo modo qui. Abbiamo 4 aspetti fondamentali in cui abbiamo perseguito questo posizionamento. Sicuramente l'escursione delle sospensioni, quindi 120 mm all'anteriore e al posteriore. Abbiamo un peso del telaio compreso di ammortizzatore di 1850 grammi, quindi un peso molto ridotto, soprattutto per un telaio con l'ammortizzatore in questa posizione verticale. Abbiamo 2 caratteristiche della geometria, disponibile tra l'altro in 4 taglie, è un po' una novità per Lee Kogan. 4 taglie che mi dicevi sono state quindi omologate agli altri brand, perché prima era un po' particolare, erano un po' abbondanti le taglie di Lee Kogan, invece adesso se avete la taglia M scegliete la taglia M. Allora, 2 dettagli sulla geometria, l'angolo di sterzo è un angolo da 67,5, mentre il tuo piantone presenta un angolo da 75,7, poi con un più e meno in base alla taglia. Ok. Abbiamo un altro aspetto molto importante che garantisce sicuramente molta versatilità alla bicicletta, è il passaggio copertoni, fino a 2,4 pollici con canale da 30 mm, più o meno. Questa così ampia compatibilità con le gomme abbondanti è data da questo dettaglio. Corretto. È il dettaglio dell'archetto, diciamo, dei chainstay. Abbraccia, l'archetto del carro va ad abbracciare il piantone e quindi fa spazio nella zona posteriore. Corretto. E poi vediamo uno schema sospensivo anche molto particolare, no? Certo. Con una posizione il più basso possibile dell'ammortizzatore, che va addirittura ad inserirsi, a forare il tubo obliquo del telaio, quindi ad inserirsi più in basso possibile. Spiegaci un attimo. Corretto. Questa è una, diciamo, delle caratteristiche principali di questo nuovo progetto. L'obiettivo era quello di sfruttare l'ammortizzatore come elemento strutturale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito diciamo, l'ammortizzatore, quindi posto la testa più in basso possibile e innestato la testa dell'ammortizzatore nel telaio. Questo per sfruttarlo come elemento strutturale, per garantire rigidità torsionale a tutta quella zona lì del movimento centrale. Questo ci ha anche garantito di portare più in basso possibile tutte le forze, ok? Per cui tutte le forze derivanti dall'escursione, per esempio, e strutturare quella zona lì in modo molto
in modo molto completo. Ok? Quindi diciamo che questa zona del telaio è stata rinforzata proprio per avere la massima rigidezza e solidità possibile, invece Certo. nelle altre zone è stato risparmiato materiale, quindi per andare più in basso possibile con il peso. Certo, lo faccio Ecco vedere qua. qui su questo telaio. Vedete che la zona del movimento centrale e di tutti i perni, compreso questa tecnologia di cui parlavo, è molto molto strutturata e ci serve a, diciamo, garantire un'efficienza di pedalata e molto molto buona. La bicicletta ha un baricentro molto basso, come potete immaginare, e in questo modo diventa molto molto giocosa Più e, diciamo, stabile maneggevole. anche. Senti, mi dicevi che avete ottimizzato i pesi in questa zona, però il disegno del tubo obliquo rimane particolare con questa forma che mi hai detto ha un nome proprio specifico, giusto? Certo, la chiamiamo a diamante invertito. Ok. È una forma che potete trovare anche su Rampage Innova, per esempio, anche su Crossfire 428, e ci permette di risparmiare peso nella zona superiore del tubo e sfruttare, diciamo, tutta la parte inferiore per garantire struttura al telaio, ma anche protezione agli impatti. Insieme a questo, un'altra tecnologia di cui mi piacerebbe parlarti è l'utilizzo di questi perni. Sono stati studiati apposta per questo progetto. Sono dei perni lavorati a CNC in alluminio, quindi molto molto leggeri ma molto molto solidi. Sono cavi internamente per garantire sempre leggerezza. Questi vengono usati in abbinamento a dei cuscinetti maggiorati. Questo permette a tutta, diciamo, la zona del carro posteriore di essere molto rigida e di avere anche poco uso dei cuscinetti, essendo così grandi. Ottimo, qui vediamo anche una protezione, giusto? Che Corretto? si Questa è va una protezione per ad la parte installare inferiore. sotto al telaio, Questo è un opzionale, prototipo, sì, un per prototipo, cui si può togliere corretto, oppure sì, tramite mettere, due rivetti sul sì, così telaio e due vedi, viti può essere rimossa, rimane aperto il foro per certo. permettere il defluire dell'acqua, per esempio. E E, poi abbiamo questo borsello opzionale, corretto. Questo è un borsello opzionale che viene avvitato nella parte inferiore del top tube, nella stessa posizione in cui si può montare il secondo portaborraccia. Questo è indicato, diciamo, per le uscite più uscite lunghe, lunghe, le gare lunghe, corretto, per ok. portarsi gli accessori che Quindi possono diciamo servire. che il secondo portaborraccia è nella zona bassa del top tube. Ovviamente questo design dell'ammortizzatore ha obbligato l'azienda a trovare un'altra collocazione. Ma sulle taglie piccole si può montare comunque questo secondo portaborraccia Sì, oppure allora dalla taglia M fino all'XL potete montare borracce generose, nella taglia S sono borracce un po' più un po' più piccole, però piccole? si possono montare. Tornando un attimo sull'ammortizzatore, immagino che la regolazione dell'ammortizzatore si fa in modo diverso, ovvero avete trovato questa Corretto. soluzione che è una prolunga per gonfiare, per regolare la pressione, giusto? Certo, sì, l'obiettivo era di sfruttare l'ammortizzatore per obiettivi di performance, quindi per fini, diciamo, di performance, però non di aggiungere complessità. Per cui abbiamo studiato due raccordi, uno per l'aria, Questo quindi oro, per, questo color oro che vedete qui corretto, per la colore regolazione Kashima, dell'ara, sì, mentre un secondo raccordo per il remoto, che è questo che vedete qui, color corretto, argento, ma è anche questo che Leonardo ha certo, in mano in questo momento. con la possibilità anche di regolare, per cui rimane La bello tensione, libero la ok, parte sì, qua, rimane la tensione del cavo e poi rimane più protetto da certo, agenti atmosferici e tutto il resto. Quindi diciamo che questo design fa un po' la funzione degli ammortizzatori integrati che hanno realizzato altre aziende, quindi più in basso possibile, più solido, integrato possibile al telaio, però non interno e quindi più leggero in generale, ecco, un po' più snello come corretto, sì. telaio. Bene, senti Leonardo, quanto pesa per curiosità la bici che vediamo qui, Ok, completa? qui vedete l'allestimento che noi offriamo come più alto, diciamo, di livello. La bicicletta pesa 10,5 kg in taglia M Ok. e questo allestimento in particolare si chiama Team Eagle e monta la trasmissione completa XXSL di SRAM, pacchetto sospensioni Fox Factory, compreso il reggiseno telescopico, Transfer SL Ruote e DT, vedo, ruote DT, DT corretto, XR, XRC 1500. corretto, Quindi diciamo che 10 kg e mezzo per questa bici che sì, è leggera, ma sulle ruote si può lavorare, quindi si può scendere ancora con il peso. Il certo. vostro manubrio integrato, quindi Control, sì, montiamo Magura su tutta la collezione, MT8, abbinati in questo caso a dei dischi Galfer, 180 all'anteriore, 160 al posteriore. e poi abbiamo un'altra chicchetta qua nella zona dello Certo, sterzo, sotto all'attacco del Garmin, che è
un multitool integrato con addirittura chiave a cricchetto, molto molto completo e utile Certo. anche questo nelle uscite più lunghe. Certo. Senti Leonardo, oltre a questo modello, quali sono gli altri e come sono i prezzi? Innanzitutto quanto costa questo modello, ad esempio? Questo modello costa 8.000, attorno agli 8.200 euro, come Quindi lo vedete. ottimo, veramente un prezzo ottimo calcolando l'allestimento super top. Poi quali altri modelli ci sono? Abbiamo altre due versioni disponibili dal 7 quando vedrete questo video. Allora il secondo livello è esattamente la stessa bici però con trasmissione XO, Ok, ok? E diciamo il livello di entrata, la bicicletta presenta una configurazione GX a livello di trasmissione, pacchetto sospensioni RockShox, SID in particolare, e tra l'altro quella configurazione su quella configurazione viene montato anche un attacco a 60 mm in alluminio e un manubrio con un po' di un po' più rise. racer, quindi un po' più trail, diciamo così. Questa è più cross country, marathon, più racing. Il modello entry level sarà un po' più vicino come allestimento al trail riding. Certo. Ti sarà previsto un kit telaio oppure no? Inizialmente no, però più avanti l'abbiamo già messo in lavorazione. Ok, perfetto. Senti, grazie mille Leonardo. Per ora è Grazie. tutto, poi per altri dettagli, caratteristiche, i prezzi precisi, anche per vedere bene le altre colorazioni disponibili, vi lascio l'articolo qui sotto in descrizione. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.